Sei pronto a scoprire come agirà l'ingresso di Marte il 10 aprile nel tuo segno? Benvenuti a tutti in questo viaggio e soprattutto nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale, e in questo viaggio che ti guiderò attraverso il cielo del 10 aprile con l'ingresso di Marte, portando con sé una scarica proprio di energia pura, audace e travolgente, capace di scuotere ogni ambito della tua vita. Questo non è un Marte qualunque, è l'impulso che ti invita a prendere in mano il tuo destino con consapevolezza, a osare e a muoverti senza esitazioni, con la forza e la determinazione di chi sa che il futuro si costruisce nel presente. Quindi qui è molto importante la consapevolezza, ovvero cavalcare i pianeti e non subire il transito dei pianeti, perché Marte è il signore della guerra, in Ariete è azione diretta, coraggio immediato e desiderio soprattutto di affermare la propria volontà. Come una scintilla che accende un fuoco, può manifestarsi comunque in due modi: l'uso involuto, perché ci sono sempre due facce della stessa medaglia. L'uso involuto è la spinta che diventa impulsiva, competitiva, aggressiva a volte e orientata al controllo, creando tensioni però e frustrazioni quando manca la chiarezza interiore. Mentre l'uso evoluto, di cui parleremo qui, soprattutto diciamo nei segni oltre al focus di Marte, quindi segno per segno, dove Marte agirà con la sua energia, ho voluto specificare solo la parte evoluta e chiaramente come segno opposto della stessa medaglia, ovvero la stessa faccia, il tipo involuto sarà veramente il contrario, e per questo ho usato solo la parte evoluta. Quindi la parte evoluta si trasforma, diciamo, in azione consapevole, un coraggio creativo, manifestazione dei propri talenti, perché sia chiaro, è in chiaro la chiarezza, capace di generare cambiamenti concreti e positivi, allineati con la tua autenticità e i tuoi ideali. E come dicevo prima, ogni segno zodiacale ha due facce della stessa medaglia. La prima involuta mostra come la stessa energia può diventare un ostacolo, mentre la seconda, quella evoluta, indica la via proprio per canalizzare e realizzare. Marte è proprio come strumento di crescita, coraggio e realizzazione personale. In questa guida ci concentreremo, come ho affermato prima, sull'uso evolutivo, la parte luminosa e potente del tuo segno, quella che ti permette di trasformare idee, emozioni e desideri in azioni concrete, di affrontare le sfide con consapevolezza ed esprimere nella migliore misura la tua azione, quindi te stesso. Preparati a scoprire come la tua energia può diventare forza trasformativa, in grado di guidarti nel lavoro, nelle relazioni, nella creatività e nella crescita interiore. Marte non aspetta, è il momento di accendere la scintilla che cambierà la tua vita. Quindi faremo segno per segno questa parte evoluta, il focus dell'energia di Marte, chiaramente in base agli aspetti del segno che stiamo menzionando, un breve messaggio spirituale, ma faremo soprattutto, come dire, anche questo cambio di salto di ottava con il messaggio spirituale che rappresenta proprio il salto di ottava da adoperare nella fase evoluta per farci accompagnare. Quindi questo messaggio spirituale rappresenta proprio questo salto di ottava. Inoltre un piccolo mantra e un'altra nota: se hai la luna e l'ascendente in altri segni zodiacali, guarda anche quei segni, perché
potrebbero esserti utili e guidarti proprio nella tua evoluzione. E ora passiamo segno per segno nelle 12 case zodiacali. Cominciamo per te, amico del segno dell'Ariete. La tua parola chiave è il risveglio dell'identità. Il 10 aprile 2026 segna un vero e proprio punto di svolta. Marte, il pianeta della forza, della decisione e dell'azione, torna proprio nel tuo segno, nella tua prima casa. È un'energia pura, primordiale, quella che accende proprio i motori dopo un periodo di dubbi e di incertezze e finalmente si riparte all'azione. Ma questa volta non sei guidato solo dall'impulso, perché Marte si intreccia anche con Saturno in Ariete nel tuo segno, quindi anche lui nella tua prima casa, che porta limiti, regole, responsabilità. E inoltre c'è anche Nettuno in Ariete che apre visioni, sogni e intuizioni. Questo significa che non basta più desiderare o voler fare, ora sei chiamato anche a costruire, a dare forma concreta a tutto quello che porti dentro, a tutto quello che sogni, però con una certa logica e una certa idea mentale che devi costruire. In astrologia, come dicevamo prima, ogni energia può essere vissuta in due modi diversi e anche questa forza così intensa ha due direzioni possibili. Nel suo lato più involuto diventa reattiva, impulsiva e difficile da contenere. È l'energia di chi agisce senza pensare, che si lascia, diciamo, trasportare, o che si sente comunque attaccato facilmente e reagisce con scatti di rabbia o con il bisogno di forzare le situazioni. Si parte con entusiasmo, ma si perde costanza appena arriva una difficoltà e il bisogno di affermarsi rischia di trasformarsi in conflitto, tensione, scontro con gli altri. Nel suo lato evoluto, invece, questa stessa energia diventa una forza straordinariamente potente e nel contempo consapevole. È l'energia di chi sa quello che vuole e sceglie come ottenerlo. E è quell'energia di chi agisce con coraggio ma anche con strategia e tempismo. Non c'è bisogno di imporsi con la forza perché la sicurezza interiore è già evidente. Si accettano le responsabilità, si costruisce passo dopo passo e i sogni iniziano a prendere forma nella realtà. È qui che diventi un pioniere, qualcuno che apre le strade con determinazione, coerenza e presenza. Il messaggio di questo momento è chiaro. Arriva un punto in cui la forza da sola non basta più e questo transito di Marte in Ariete ti invita a smettere di combattere contro il mondo e a iniziare invece a orientarlo. La vera vittoria non è colpire più forte, ma muoversi con lucidità, unendo il coraggio dell'azione alla precisione del pensiero. È il momento di riprenderti il tuo spazio, non alzando la voce, ma scegliendo con chiarezza dove devi dirigere la tua energia. Taglia ciò che è superfluo, lascia andare le esitazioni e permetti alla tua identità di emergere con decisione, come una freccia che conosce perfettamente il suo bersaglio. Il tuo mantra, la tua affermazione potente che tu puoi usare ogni volta che ne hai bisogno. Io sono il coraggio e la lucidità con chiarezza mentale di quello che voglio ottenere nella mia vita. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. La parola chiave è la liberazione interiore. Mentre Marte il 10 aprile che fa il suo ingresso nel segno dell'Ariete incendia proprio
l'Ariete, per te, amico del Toro, questa energia si muove in uno spazio molto più intimo, invisibile, la 12ª casa, che è il luogo del profondo, dove vivono sogni, paure antiche e tutto ciò che è stato messo da parte. Qui Marte non ti spinge ad agire nel mondo esterno, ma accende un movimento proprio dentro di te. È una battaglia silenziosa perché lavora un po' dietro le quinte e che riguarda un po' i tuoi blocchi nascosti, quei meccanismi che ti sabotano senza che tu te ne accorga. In questo scenario l'energia si intreccia con Saturno, che porta struttura e responsabilità, e si intreccia anche con Nettuno, che apre alla dimensione spirituale. La vera sfida è smettere di subire ciò che senti e iniziare a usare questa forza per una profonda eh, pulizia interiore. E come dicevo prima, ho fatto solo l'esempio, solo per il segno Ariete, della parte involuta ed evolutiva. Invece qui, segno per segno, faremo solo il lato evoluto. È chiaro che se si sceglie l'involuzione, chiaramente avrà esattamente l'opposto di quello che elencherò nel suo lato positivo, quello evolutivo. E invece, come nel lato evolutivo, questa stessa forza energia di Marte diventa proprio uno strumento potentissimo di guarigione. È il guerriero dello spirito che trova il coraggio di guardarsi dentro davvero. Usi l'energia di Marte per affrontare paure e ferite con una sincerità profonda, senza bisogno di dimostrare proprio nulla all'esterno. Saturno ti aiuta a mettere ordine, a dare struttura al tuo mondo interiore, mentre Nettuno ti connette a qualcosa di più grande, alla tua dimensione spirituale. Diventi capace di agire nel silenzio, proteggendo non solo te stesso, ma anche chi ti circonda, quindi gli altri, perché è una forza che nasce dall'anima. È un processo di chiusura con il passato, un atto di liberazione che prepara una rinascita autentica. Il messaggio è chiaro. Questo momento ti chiede di guardare dentro di te, in quello spazio che nessuno vede, e di chiederti quale parte è ancora trattenuta, ancora legata al passaggio, al passato e quindi anche agli autosabotaggi del passato. Non c'è più tempo di combattere fuori, ma di liberarti da ciò che ti imprigiona dentro. La vera forza non ha bisogno di rumore, si manifesta nel lasciare andare le cose, nel trasformare il dolore in consapevolezza. Lascia che le tue azioni diventino un gesto profondo, quasi sacro, capace di sciogliere questi vecchi legami, ma soprattutto di sciogliere quegli autosabotaggi che ti impediscono la realizzazione. Taglia il senso di colpa, lascia andare la paura del giudizio e unisci la tua stabilità alla vastità del tuo spirito. La tua vittoria più grande avviene nel silenzio, nel momento in cui scegli di essere finalmente libero dal tuo passato. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Chiaramente anche per te si parla solo del lato evoluto. Vedremo il focus di Marte del 10 aprile, il messaggio spirituale, e vedremo solo il lato evoluto. Chiaramente sarà tutto l'opposto se scegli di usare l'involuzione al posto dell'evoluzione. Amico dei gemelli, la tua parola chiave è innovazione e connessione. Il 10 aprile 2026, mentre Marte incendia l'Ariete, per te, amico dei gemelli, questa energia accende la casa delle amicizie, dei progetti a lungo termine, delle reti collettive di supporto, i progetti, collaborazioni nel tuo ruolo nel mondo.
È qui che sogni in grande, che incontri persone con cui condividere idee e che costruisci il tuo futuro sociale. Marte diventa un vero agitatore di pensiero, ti spinge a voler cambiare le regole, a lottare per qualcosa che è più grande di te o a rinnovare completamente la tua cerchia di amicizie. In questo momento però c'entrano anche Saturno che ti chiede struttura e responsabilità, ma c'entra anche Nettuno che amplia la tua visione. La sfida è smettere di essere contro tutto e contro tutti e iniziare a diventare una guida che costruisce qualcosa di utile per il collettivo. In astrologia l'11ª casa è lo spazio in cui l'io incontra il noi e si trasforma. Marte in Ariete qui ti dà una forza sociale incredibile, ma il modo in cui la utilizzi chiaramente fa la differenza. Nel suo lato involuto questa energia può trasformarsi in polemica, in competizione, potresti entrare in conflitto con amici o collaboratori per imporre le tue idee, vivere magari tensioni improvvise per orgoglio o usare la tua mente veloce per criticare e smontare i progetti degli altri. È un'energia che invece di costruire divide, portandoti a isolarti proprio dove dovresti e potresti trovare sostegno e condivisione. Nel suo lato evolutivo, invece, questa stessa forza diventa un motore di innovazione e unione. Diventi la scintilla che accende nuovi progetti, quella persona capace di coinvolgere gli altri e portarli verso un obiettivo comune. Usi la determinazione di Marte per iniziare la disciplina di Saturno per dare stabilità e la visione di Nettuno per capire davvero di che cosa c'è bisogno, ovvero anche quell'intuizione sottile che può fare la differenza. La tua parola diventa uno strumento potente, ispira, unisce, crea ponti, ti muovi per ideali più grandi, lotti per il futuro e diventi un punto di riferimento per chi condivide la tua visione. Il messaggio è chiaro, è il momento di guardare oltre te stesso e chiederti cosa stai offrendo al mondo attraverso i tuoi talenti. Non si tratta più solo di emergere individualmente, ma di contribuire a qualcosa di più grande. La vera forza non è primeggiare da soli, ma accendere la luce anche negli altri. Lascia che le tue azioni diventino un segnale, una direzione per il futuro. Allontanati da chi blocca la tua crescita e scegli relazioni che ti rispecchiano davvero. Unisci la tua brillantezza mentale a un intento condiviso, perché il tuo futuro nasce proprio attraverso le connessioni che cerchi di coltivare e scegli soprattutto di coltivare dei sogni che decidi di difendere. La frase chiave, ovvero anche la formazione, è questo come mantra di potere. Io collaboro con intenzione, io porto innovazione al mio mondo, io manifesto il mio futuro insieme a chi vibra come me. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vedremo dove il focus di Marte come energia agisce nel tuo segno. La tua parola chiave è radicamento e forza emotiva. Il 10 aprile 2026, mentre Marte incendia l'Ariete, per te, amico del Cancro, questa energia investe proprio il punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa, quella della carriera, la reputazione sociale e del tuo ruolo nel mondo. È proprio la cima della montagna, il punto in cui i tuoi sogni si incontrano con la realtà e dove puoi dimostrare al mondo chi sei veramente. Marte qui ti dona una forza potente, capace di spingerti a prendere il comando della tua vita, a fare magari delle scelte decisive e
a segnare il tuo percorso con determinazione. Tuttavia questa energia non agisce da sola. Saturno porta disciplina e concretezza, mentre Nettuno apre la visione e il senso più profondo di ciò che vuoi realizzare. La sfida è trasformare la tua grinta in guida e non in impulsività, affinché la tua azione sia efficace e sostenibile. In astrologia la 10ª casa è proprio la vetta del tuo cammino, il luogo dove la tua identità incontra il mondo esterno e viene riconosciuta. Nel suo lato involuto, Marte può trasformarsi in conflitto, ambizione cieca o frustrazione. Puoi trovarti a scontrarti con i superiori, con i colleghi o perlomeno anche con figure autoritarie, magari reagire con rabbia se le cose non avanzano come vorresti oppure usare la forza per abbattere gli altri invece di costruire il tuo valore. Questo atteggiamento può creare delle tensioni, generare stress e compromettere la tua reputazione. L'energia diventa così dispersa e la carriera rallenta perché la forza non viene incanalata in modo costruttivo. Invece l'altra faccia della medaglia, che è il lato evoluto, invece qui Marte, se scegli di usare questa forza, Marte diventa il motore della leadership consapevole. Usi la spinta dell'Ariete per prendere in mano la tua vita professionale con sicurezza, calma e determinata, senza il bisogno di dimostrare nulla con la forza o con l'aggressività. Saturno chiaramente richiede una certa struttura, una certa disciplina, Saturno, però ti aiuta a costruire basi solide e durature, mentre Nettuno ti guida a dare significato più profondo ai tuoi risultati. Così trasformi l'energia in ispirazione e diventi un modello di dedizione, coerenza, ma anche di autorevolezza, capace di influenzare e motivare chi ti circonda attraverso l'esempio, senza conflitti inutili. Il messaggio universale è chiaro. Questa data del 10 aprile ti invita a osservare la tua posizione nel mondo e a chiederti se stai davvero realizzando i tuoi sogni o se stai evitando la responsabilità che ti porterebbe alla vetta. La vera forza non è occupare un ruolo, ma gestirlo con equilibrio, saggezza e coraggio. Agisci con chiarezza e precisione, taglia le scuse e integra la tua sensibilità naturale con la fermezza necessaria per raggiungere ciò che desideri. Il mondo ha bisogno della tua visione e della tua capacità di guidare. È il momento di riconoscere il valore della tua leadership e di manifestarla con dignità. Mentre questo mantra di potere, che puoi ripetere ogni qualvolta che vuoi, la parola chiave è questa: io prendo il comando della mia vita, io realizzo con il mio successo con coraggio, io sono l'autorità consapevole del mio destino. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo dove l'ingresso di Marte in Ariete esprime la sua energia e poi la libertà di scelta che tu hai come ogni persona diciamo umana, come libero arbitro, di scegliere se la parte involuta oppure la parte evoluta di Marte, quindi cavalcare i pianeti. Poi vedremo un messaggio spirituale e vedremo un piccolo mantra, diciamo, di potere. La tua parola chiave, amico del leone, è espansione e verità. Il 10 aprile 2026, quando Marte farà il suo ingresso nel segno dell'Ariete, per te, amico del leone, questa energia divampa nella nona casa,
il settore degli orizzonti lontani, della filosofia, dei viaggi e degli studi superiori. Qui c'è un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui Marte agisce come un esploratore instancabile, ti spinge a rompere vecchi schemi mentali, a difendere i tuoi valori e a cercare una verità che sia solo tua. Non ti accontenti più del già noto, senti il bisogno proprio di espanderti, di andare oltre i confini conosciuti, di scoprire, diciamo, e vivere nuovi mondi. Tuttavia questa spinta incontra la saggezza, ma anche la severità di Saturno e l'infinito di Nettuno. E la sfida qui è imparare a incarnare la tua verità senza volerla imporre. E qui abbiamo le due scelte, se scegli il lato evolutivo o il lato, diciamo, evolutivo. In astrologia la nona casa è la tua scuola di vita, il luogo dove la coscienza si apre e l'esperienza diventa insegnamento. Nel lato involuto Marte può trasformarsi in fanatismo o anche semplicemente presunzione. Potresti convincerti magari o essere convinto di possedere l'unica verità, giudicare chi la pensa diversamente da te e reagire magari con aggressività quando i tuoi ideali vengono messi in discussione. Viaggi o studi allora diventano una fuga dalla realtà interiore, alla ricerca di risposte che non vuoi trovare dentro di te. L'energia si spreca nel voler convincere gli altri invece di elevare te stesso, creando conflitti e frustrazioni. Mentre nel lato evoluto, chiaramente l'esatto opposto dell'altra faccia della medaglia, qui Marte diventa il motore della crescita e della saggezza. Usi questa energia per approfondire conoscenze, intraprendere, diciamo, dei viaggi significativi o difendere le cause con coraggio morale. Non hai bisogno qui di gridare la tua verità, la tua vita stessa è la testimonianza di quello che tu mostri al mondo. Saturno ti aiuta a strutturare le tue conoscenze, Nettuno a connetterti con la fratellanza universale, diventi una guida per chi ti circonda, quindi una guida che ispira gli altri, è capace anche di aprire orizzonti agli altri e di mostrare come, con l'esempio, come si possa vivere secondo principi elevati. La tua azione diventa uno strumento di trasformazione, una guida silenziosa ma potente. Il messaggio universale è chiaro, guarda verso l'alto e chiediti in cosa credi davvero e quanto coraggio hai di vivere secondo quella verità. Non serve conoscere tutte le risposte, ma porre le domande che aprono il cuore. Lascia che le tue azioni siano come frecce scagliate verso l'infinito. Taglia vecchi pregiudizi e convenzioni limitanti, integra il tuo calore solare con ampiezza della conoscenza e ricordati che la tua missione è brillare, indicare la via, essere un faro nella notte per illuminare chi ti circonda con verità e generosità, perché la verità rende liberi. E ora una piccola breve frase di affermazione potente. Puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io seguo il mio cammino, io difendo la mia verità, io espando i miei confini con coraggio e luce. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come l'energia di Marte agisce come, diciamo, come energia, in quale settore agisce, poi vedremo le modalità se dell'involuzione e dell'evoluzione, che sono le due facce della stessa medaglia. Chiaramente ognuno ha il libero arbitrio di scegliere che
quale risposta vuole avere nel mondo, e in questo caso soprattutto con l'ingresso di Marte, quindi usare Marte come energia con libero, diciamo, arbitrio. Chiaramente con l'involuto non è una fase molto bella, perché chiaramente in questo caso subisci l'energia di Marte, mentre se usi l'evoluzione con consapevolezza ti allinei all'energia di Marte e degli altri pianeti, quindi in un certo qual senso cavalchi un po' i pianeti con consapevolezza. Infine, un breve messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. Amico della Vergine, la tua frase chiave, parola chiave è trasformazione e potere interiore. In questa data del 10 aprile, per te, amico della Vergine, in questa energia di Marte si concentra nell'ottava casa della trasformazione. È il settore proprio dei misteri profondi, diciamo dell'Eros, inteso però come unione sacra e dei grandi cambiamenti che non permettono più di tornare indietro. Marte qui, in questa casa, agisce come un bisturi alquanto preciso, ti spinge a risolvere questioni economiche irrisolte, a tagliare dei legami tossici e a guardare in faccia le tue ombre, però senza distoglierne lo sguardo. Non è più tempo di restare in superficie. Il cielo ti invita a scendere proprio nel profondo. In questo movimento Marte incontra la verità anche di Saturno e la dissoluzione di Nettuno. La sfida è smettere di controllare ciò che non puoi controllare e trasformare il dolore in potere reale. Qui c'è la differenza della scelta, quindi della consapevolezza: o scegli la reazione involuta o scegli la reazione evoluta, quindi come costruttore. Perché in astrologia l'ottava casa è la stanza della verità, dove tutto ciò che viene nascosto deve emergere. Nel suo lato involuto, Marte può diventare conflitto, sospetto, gelosia ossessiva, che dà veramente molto fastidio. Ti senti minacciato nei tuoi confini e reagisci cercando di controllare chi ti circonda, oppure cerchi di controllare le risorse che condividi. Possono nascere delle tensioni per soldi, debiti o eredità, e l'energia si concentra nel cercare di difendere vecchi rancori o immagini di te che oramai non ti servono più. In questo modo la forza si spreca, chiaramente, perché si disperde come energia e la sofferenza anche aumenta, mentre il cambiamento necessario viene evitato. Nel lato evoluto della situazione, come usi l'energia, quindi dipende dall'evoluzione, l'altra faccia della medaglia. Qui nella parte evoluta Marte diventa lo strumento della trasmutazione e della rinascita. Qui usi questa energia per affrontare paure profonde, chiudere debiti, liberarti dai legami tossici e a bruciare tutto ciò che è falso dentro di te. Saturno ti aiuta a gestire le risorse con saggezza, mentre Nettuno ti aiuta a comprendere che ogni fine è solo l'inizio di qualcosa di nuovo. Praticamente una porta si chiude e il portone si apre, quello nuovo. La tua forza diventa precisa e potente, rigeneri te stessa dalle ceneri, delle difficoltà con rapidità e consapevolezza, trasformando ogni crisi in un'opportunità di crescita autentica. Quindi chiaramente come una araba fenice risorge dalle ceneri, e il messaggio universale è chiaro. La data del 10 aprile ti invita a guardare ciò che tieni sepolto e chiederti cosa deve essere lasciato andare per davvero. Non temere il cambiamento. La vera vittoria sta nel saper trasformare con decisione.
Lascia che le tue azioni siano come un seme che deve rompersi per diventare albero. Taglia catene di segreti e dipendenze emotive, integrando la tua capacità analitica con il coraggio di perdere il controllo per ritrovare te stesso. Ogni crisi che Marte accende oggi è solo il preludio a una versione di te più libera, potente e autentica. Un'affermazione di potere che potresti usare è questa: io affronto la mia ombra con coraggio, io trasformo il dolore in potere, io rinasco ogni giorno nella mia verità. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. La tua parola chiave è relazioni e coraggio. Con l'ingresso di Marte in Ariete del 10 aprile, per te, amico della bilancia, questa energia di Marte investe la settima casa delle relazioni, delle collaborazioni, strategie, alleanze con i partner, i contratti. Qui Marte agisce come una sfida diretta, perché chiaramente è in opposizione al tuo Sole e Marte ti spinge a chiarire le posizioni, a difendere i tuoi diritti nei rapporti e, o a vivere magari delle passioni travolgenti e improvvise. Non puoi più mediare all'infinito. Il cielo ti invita ad affermare chi sei di fronte a chi hai scelto di avere accanto. In questo movimento Marte incontra anche la verità di Saturno e la visione di Nettuno, e la sfida è proprio smettere di compiacere gli altri per paura del conflitto, iniziando a costruire un'unione basata sulla sincerità e sul rispetto reciproco. E chiaramente qui c'è la possibilità di scelta, il libero arbitro che ogni persona ha il diritto di esercitare, quindi la parte involuta e la parte evolutiva, che sono due facce, diciamo, della stessa medaglia, ma con effetti totalmente diversi. In astrologia la settima casa è il luogo del compromesso sacro e della crescita attraverso l'altro. Nel lato involuto, la prima faccia della medaglia, Marte qui può trasformarsi in proiezioni, liti o competizioni. Potresti vedere il partner come un nemico o qualcuno da dominare, magari reagire con aggressività passiva o scoppi d'ira, magari a lungo, da tanto tempo hai accumulato una certa tensione e poi d'improvviso c'è proprio il botto come un fuoco d'artificio, e qui può anche provocare anche delle tensioni involontarie. Possono emergere delle difficoltà legali o contrattuali o semplicemente rapporti dove la forza si spreca nel voler vincere sull'altro, distruggendo l'armonia che tanto desideri. L'energia invece di unire divide, lasciando frustrazione e incomprensione. E passiamo alla seconda parte della faccia evolutiva, quindi l'altra faccia della medaglia, qui la parte evolutiva. E ricordo sempre che è una libera scelta. Qui Marte, come nel lato evoluto, Marte diventa la forza che porta vitalità e passione nelle relazioni senza conflitti inutili. Usa la spinta dell'Ariete per dire ciò che pensi con coraggio, senza temere di rompere illusioni, perché sai che la vera armonia nasce dalla sincerità. Saturno ti aiuta a onorare i patti e a dare struttura ai rapporti, mentre Nettuno ti guida a guardare oltre le apparenze e ad amare l'anima dell'altro. Così come la relazione diventa un laboratorio, come un laboratorio alchemico di crescita reciproca, dove coraggio e onestà creano fiducia, intimità e connessione profonda. E il messaggio universale è chiaro:
la data del 10 aprile ti invita a chiederti se stai amando una persona reale o un'immagine che hai creato per non restare da solo. La forza non sta nell'evitare il conflitto, ma nell'integrare la tua volontà con quella dell'altro, ma senza per questo tradire te stesso. Lascia che le tue azioni siano come una mano tesa che sa però tracciare i confini. Taglia i legami di facciata e le dipendenze emotive, integra la tua grazia naturale, la tua naturale eleganza con la fermezza necessaria per farti rispettare. Un rapporto è un organismo vivo. Nutrire il tuo coraggio significa nutrire anche l'amore che vuoi ricevere. Passiamo a una piccola affermazione potente, un mantra di potere. Io affermo la mia verità nella relazione. Io amo con coraggio e onestà. Io sono l'equilibrio attivo tra il mio io e il tu. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo dove l'energia di Marte agisce come aspetto, come chiave di sintesi nel tuo segno. Vedremo la reazione che può avere la parte involuta e la reazione con la parte evoluta. Chiaramente dipende dal libero arbitrio che ognuno decide giustamente di dover agire secondo la propria evoluzione. Infine vedremo un messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. Amico dello Scorpione, la tua parola chiave è lavoro, salute e disciplina. Con l'ingresso di Marte in Ariete, per te, amico dello Scorpione, l'energia di Marte si manifesta nella casa della quotidianità, il settore della tua officina quotidiana, come gestisci il tuo benessere, il lavoro, ma anche le tue responsabilità. Qui Marte agisce come un motore ad alta velocità, ti spinge a risolvere ogni pendenza, ottimizzare il tuo benessere e eliminare tutto ciò che rallenta la tua produttività. Qui non c'è spazio per la pigrizia. Il cielo ti invita a rimboccarti le maniche e agire con precisione, quasi chirurgica. In questo movimento Marte è aiutato anche con la struttura di Saturno dove si incontrano nel segno dell'Ariete e la visione anche di Nettuno in Ariete. E la sfida è smettere di farsi logorare dallo stress, trasformando questa energia in forza vitale e guarigione profonda. E qui arrivano le due parti della reazione, le due facce della stessa medaglia, l'involuto e l'evoluto. Quindi tocca a te decidere quale reazione puoi usare secondo la tua evoluzione, se vuoi subire i pianeti o se invece vuoi cavalcare i pianeti. Questa è una tua scelta. In astrologia la sesta casa è il luogo dove aggiustiamo la vita e trasformiamo l'ordinario in straordinario. Qui nel lato involuto Marte può diventare nervosismo, pignoleria, che può risultare ed essere proprio aggressiva e somatizzazione. In poche parole potresti sentirti irritabile anche verso colleghi, verso i collaboratori, in poche parole scattare per ogni piccolo errore, margine tolleranza si può dire zero. Forzare i tempi, diciamo anche del benessere psicofisico, ignorando anche segnali di stanchezza, può finire per esplodere in rabbia o anche dei malesseri fisici. L'energia diventa così dispersa nel combattere disordine esterno, mentre il caos interiore cresce, creando stress e frustrazione. Nel lato evoluto, invece, ribadisco sempre che si tratta di una libera scelta della persona che può
utilizzare o soprattutto vuole utilizzare, nel lato evoluto Marte diventa lo strumento della trasformazione e del servizio eccellente. Usi questa energia per rivoluzionare il tuo stile di vita e inizi magari allenamenti intensi, adotti abitudini salutari, ma soprattutto affronti il lavoro con efficienza e precisione. Saturno ti aiuta a organizzare il tuo tempo, Nettuno a dare un senso profondo alle tue azioni. Diventi così un maestro della guarigione, capace di purificare il corpo, mente e anche il tuo ambiente con determinazione, trasformando ogni gesto quotidiano in un atto di potere e realizzazione personale. Il messaggio universale è chiaro. La data del 10 aprile ti invita a osservare la quotidianità e a chiederti se stai usando il tuo corpo come strumento di potere o come un peso da sopportare. La vera forza non sta nel fare mille cose insieme, ma nel compiere ogni azione con precisione, ma soprattutto l'intenzione conta. Lascia che le tue azioni siano come fiamme che bruciano pigrizia e disordine, taglia tutto quello che è superfluo, ma soprattutto integra l'intensità e la precisione. Ogni, ogni gesto che fai nella tua quotidianità è un mattone non solo per costruire il tuo benessere psicofisico, mentale ed emotivo, ma è un passo per mettere mattone dopo mattone le basi per la tua realizzazione che possa essere personale o anche professionale. Un piccolo mantra di potere che puoi usare ogni volta è: io governo la mia energia, io purifico il mio corpo e la mia mente, io agisco con precisione e intenzione quotidiana. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo in che casa, in quale settore Marte in Ariete esprimerà la sua energia e poi la possibilità di reazione che, ribadisco sempre, è una scelta libera di libero arbitrio, la parte involuta e l'altra faccia della medaglia che è la parte evoluta. Chiaramente da una parte il lato involuto subisci il destino e mentre dalla parte evoluta tu ti allinei con i pianeti e questa è sempre una libera scelta della persona. Vedremo un messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. La tua parola chiave, amico del Sagittario, è piacere, creatività e passione. Il 10 aprile per te, amico del Sagittario, l'energia di Marte esplode nella quinta casa della creatività, il settore dei piaceri, dei talenti, degli amori e della gestione, comunque anche dei sentimenti. Qui Marte agisce come un vulcano in eruzione di entusiasmo e forma un bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole. Marte ti spinge a creare qualcosa di unico, a vivere passioni intense o a lanciarti magari in avventure senza precedenti. Non è tempo di restare a guardare a guardare. Il cielo ti invita a scendere in campo e soprattutto giocare la tua partita. E questa partita la puoi giocare con orgoglio, perché in questo momento anche Marte incontra la saggezza di Saturno e anche la magia di Nettuno. E qui la sfida è smettere di cercare solo l'adrenalina per iniziare a costruire esperienze e creazioni che durino nel tempo. Quindi usare praticamente la tua creatività. E qui arriva la parte della scelta, le due facce della stessa medaglia, che ora vedremo. In astrologia la quinta casa è proprio il tuo palcoscenico, dove il tuo sé può brillare. E qui nel lato involuto Marte può diventare incoscienza, arroganza oppure anche pretesa affettiva.
ti lanci magari in rischi azzardati solo per il gusto del brivido, cerchi magari conquiste amorose solo per confermare il tuo ego e ti stanchi non appena la sfida finisce. Con i figli potresti diventare troppo autoritario oppure anche competitivo. L'energia si spreca nel cercare applausi immediati, lasciando però dietro di sé solo fumo e stanchezza, senza lasciare un segno duraturo. Nel lato evoluto, ovvero esattamente l'opposto, l'altra faccia della stessa della medaglia, qui Marte diventa lo strumento del creatore generoso. Usi questa energia per dare vita a progetti creativi che soprattutto portano gioia, luce, un faro nella notte anche per gli altri. Qui ami con sincerità, guidi anche le persone magari più giovani, più inesperte, senza perdere la direzione. Saturno ti aiuta a concretizzare i tuoi talenti, mentre Nettuno ti aiuta a diffondere bellezza in ogni gesto. Così la tua energia diventa sostenibile e trasformativa, capace di illuminare come un faro nella notte chi ci circonda. Il messaggio universale è chiaro. Il messaggio ti invita a chiederti cosa stai cercando o creando che faccia vibrare la tua anima. La forza non sta nel vincere, ma nel vivere ogni istante così com'è, con pienezza e gioia. Lascia che le tue azioni siano come una danza di fuoco, un fuoco sacro dove celebri la vita. Taglia le insicurezze e proprio anche quei piaceri vuoti, futili, che lasciano proprio il deserto, fanno tabula rasa e integra invece il tuo ottimismo con la capacità di costruire delle basi solide sulla terra. La tua creatività è il ponte tra il cielo e il mondo. Agisci con coraggio, orgoglio e anche gioia autentica. Passiamo al piccolo mantra di potere che puoi affermare ogni qualvolta tu ne hai bisogno. Io creo compassione, io amo con tutto il cuore, io manifesto la mia gioia attraverso l'azione coraggiosa. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come l'ingresso di Marte il 10 aprile in Ariete si manifesterà nel tuo segno, quale settore andrà a, diciamo, a manifestarsi come energia. Vedremo le due reazioni che tu puoi avere, il lato involuto e il lato evoluto, che sono una medaglia con diciamo, due facce. Dipende dalla tua capacità e dalla tua libertà di scelta se reagire con l'involuzione e in questo caso subisci l'energia di Marte, oppure con la parte più evolutiva ti allinei a Marte e conquisti. Questa è una libertà di scelta, quindi un libero arbitrio secondo l'evoluzione di ogni persona. Infine un messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. Amico del Capricorno, la tua parola chiave è casa, radici e protezioni. Questa energia di Marte in Ariete del 10 aprile, amico del Capricorno, per te colpisce la quarta casa, il punto più basso del tuo cielo, è proprio la base della tua piramide, agisce sul passato, il rapporto con i genitori e la tua dimora, ovvero dove abiti. Qui Marte agisce come una fiamma o anche un trapano, ti spinge magari a ristrutturare fisicamente o emotivamente il tuo ambiente, il tuo nido, risolvere conflitti familiari che magari sono sepolti e stabilire una nuova indipendenza domestica. Non puoi più far finta di niente, perché il cielo ti invita a mettere ordine nel tuo nido.
In questo scenario Marte incontra anche il rigore di Saturno e qui non è un aspetto semplice perché comunque sono ben tre pianeti e il Sole poi fino al 21 si può chiamare il quartetto Cetra in Ariete in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, di certo non è una passeggiata. Qui Marte in Ariete incontra il rigore di Saturno e la visione di Nettuno e la sfida è smettere di essere un freddo amministratore dei doveri e iniziare a diventare il protettore del cuore. E qui c'è il libero arbitrio, ovvero la libera scelta, dove ogni persona può reagire in diversi modi. In astrologia, la quarta casa è il tuo uscio, il luogo dove tu costruisci sicurezza e radici. Nel lato involuto, ovvero il primo caso, Marte può trasformarsi in tensione, rabbia repressa oppure uno scontro diretto che possa essere anche con chi ti sta accanto, ma anche uno scontro generazionale. Potresti diventare brusco con i familiari, imporre la tua volontà per paura di perdere il controllo, oppure magari reagire con freddezza che è l'arma a doppio taglio che può ammazzare chi ti circonda, perché la freddezza è, diciamo, è un'arma anche al doppio taglio. Però qui ci possono essere anche degli scatti d'ira se il tuo territorio non è rispettato, ovvero se qualcuno invade il tuo territorio, tu qua potresti diventare, diciamo, nel lato involuto, potresti anche diventare, tra virgolette, un po' un dittatore. Qui l'energia si disperde nel combattere contro il passato o contro chi ami e qui si creano dei muri di silenzio che isolano proprio dove invece dovresti sentirti proprio al sicuro nel tuo nido domestico. Mentre nel lato evoluto, l'altra faccia della medaglia, qui Marte costruisce, Marte diventa lo strumento del costruttore del focolare. Usi questa energia per avviare rinnovamenti in casa o a definire nuovi confini sani con la famiglia, con chi ti circonda, che fanno parte comunque del tuo clan di appartenenza. Affronti anche delle vecchie ferite dell'infanzia con coraggio e soprattutto le guarisci attraverso l'azione consapevole, costruendo anche stabilità materiale e soprattutto pace interiore. Saturno ti aiuta a dare struttura e sicurezza. Nettuno, in questo caso, nel lato evoluto, ti aiuta a riconnetterti con la tua essenza più profonda, così diventi capace di proteggere e nutrire i tuoi cari con una forza che non ha bisogno di essere dura per essere rispettata. Il termine tra, ovvero sono che si possono usare, non devi essere autoritaria, ma essere autorevole, che non è la stessa cosa nel lato più evolutivo della risposta a Marte e agli altri pianeti. Il messaggio universale è chiaro. Marte qui ti invita a guardare la tua base e a chiederti quanto siano solide le tue radici e quanto spazio lasci alla tua verità interiore. La vera forza non sta nel comandare, ma nel sostenere. Lascia che la tua azione sia come un fuoco che scalda senza bruciare, che illumina le ombre del passato per lasciarle andare. Bisogna tagliare i rami secchi come sensi di colpa, i pesi dei familiari, sono tutti fardelli inutili che ci si carica sulle spalle e che appesantiscono anche il cammino evolutivo, che magari non appartengono più. Integra la tua ambizione con la tenerezza verso la tua parte più fragile. La tua realizzazione nel mondo dipende dalla solidità del tuo cuore. Agisci con dignità e amore, costruendo una casa degna della tua anima. Passiamo
ha un piccolo mantra di potere che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io onoro le mie radici, io rendo la mia casa un luogo di forza, io agisco con amore per la mia pace interiore. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo il focus dell'energia di Marte nel settore dove andrà a manifestarsi l'energia di Marte insieme agli altri pianeti. Vedremo le due risposte possibili che ogni persona sceglie di dover utilizzare secondo la propria evoluzione, ma anche secondo il proprio libero arbitrio. Nel primo caso l'involuzione, nel secondo caso l'evoluzione, dove qua si diventa costruttori della propria realtà. Sono con due facce della stessa medaglia, ma con effetti veramente molto differenti. Infine, un breve messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. Amico dell'Acquario, la tua parola chiave è comunicazione, mente e visione. Il 10 aprile, con l'ingresso di Marte in Ariete, amico dell'Acquario, questa energia di Marte elettrizza proprio la terza casa, il settore della mente, della comunicazione e delle interazioni quotidiane che possono essere fratelli e sorelle e anche il vicinato. Marte qui agisce proprio come un fulmine mentale molto veloce, ti spinge a dire la tua verità senza filtri, magari a studiare con foga, a muoverti magari freneticamente nel tuo quartiere oppure semplicemente sui social. Non c'è spazio per i silenzi diplomatici. Il cielo ti invita a dare voce eh, alle tue idee rivoluzionarie. In questo scenario la forza di Marte incontra anche il rigore di Saturno e l'ispirazione di Nettuno, e la sfida è smettere di essere un bastian contrario e di iniziare a diventare un messaggero di luce. E qui la scelta, il lato involuto o il lato evoluto. Ribadisco ancora una volta che la libera scelta è secondo l'evoluzione o secondo il libero arbitrio. Ognuno è, deve scegliere in base a quello che sente secondo la sua evoluzione e il suo libero arbitrio. Chiaramente con, diciamo, la realizzazione sarà molto diversa fra queste due facce della stessa medaglia. E ora scendiamo nei particolari. In astrologia la terza casa è il ponte fra te e gli altri. Nel lato involuto qui Marte può trasformarsi in sarcasmo, proprio quello tagliente, polemiche continue o nervosismo. Magari interrompi semplicemente chi parli perché magari credi di aver già capito tutto, usi la parola magari per provocare o ridicolizzare chi non è veloce come te. Potresti avere tensioni con fratelli, colleghi, vicini, e la mente corre così veloce, magari anche da renderti ansioso, perché magari la proietti anche nel futuro, capace di generare anche ansia. Praticamente potresti essere anche incapace di concentrarti, portandoti a dire magari qualcosa che magari di cui ti potresti pentire subito dopo aver pronunciato queste parole. E la forza proprio sprecata nel rumore mentale che crea artrito invece che creare progresso. Nel lato evoluto, quindi l'altra faccia della stessa medaglia, qui Marte diventa il comunicatore ispirato. Usi questa energia per scrivere, insegnare o lanciare un progetto che infonda un messaggio magari di risveglio. La tua mente trova soluzioni brillanti così in un nanosecondo, e con la disciplina di Saturno dai struttura ai tuoi pensieri, mentre la visione di Nettuno infonde amore e saggezza
in ogni in ogni tua parola, in ogni tuo parlato, ma anche in ogni tuo pensiero. Diventi capace di ispirare il cambiamento attraverso il dialogo, portando chiarezza dove prima c'era confusione. Il messaggio universale è molto chiaro. Questa data del 10 aprile ti invita a osservare come comunichi e a chiederti se le tue parole costruiscono dei muri o costruiscono ponti. La vera forza non sta nell'aver ragione, ma nel risvegliare le menti altrui. Lascia che la tua parola sia come un raggio laser che taglia le ipocrisie e rivela soprattutto la bellezza del futuro. Taglia i rami secchi del pettegolezzo, del giudizio che non appartengono a una persona evoluta, e così come non appartengono le discussioni sterili. Integra la tua originalità con la capacità di ascoltare con il cuore. La tua mente è proprio un'antenna potente, sintonizzati sul bene comune e agisci con la velocità di chi sa che il tempo delle chiacchiere è finito. E passiamo a un piccolo mantra di potere che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io penso con chiarezza, io parlo con coraggio e verità, io trasmetto luce attraverso ogni mio scambio. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come l'energia di Marte si manifesta nel tuo segno e vedremo due possibili reazioni, ovvero la parte involuta e la parte evolutiva, che sono due risposte, diciamo, con effetti molto differenti, ma sono due facce della stessa medaglia. Dipende dall'evoluzione che ha la persona e dalla libertà di scelta, quindi il libero arbitrio con cui una persona vuole anche interagire e anche evolvere. Infine vedremo un messaggio spirituale e un piccolo mantra di potere. Amico dei pesci, la tua parola chiave è valore, risorse e autostima. Il 10 aprile, con l'ingresso di Marte in Ariete, eh, amico dei pesci, questa energia si manifesta nella tua seconda casa, il settore delle risorse, del denaro e anche dell'autostima. Qui ci sono anche le tue potenzialità a disposizione che tu puoi far fruttare. Marte qui agisce proprio come un motore che ti spinge a concretizzare i tuoi sogni, a sviluppare le tue potenzialità e a difendere ciò che è tuo e dare un valore reale ai tuoi talenti. Non è più tempo di restare proprio nel mondo dei sogni. Il cielo ti invita a trasformare intuizione e sensibilità in azione concreta. In questo scenario la forza di Nettuno, la forza di Marte incontra la struttura di Saturno e l'infinito di Nettuno. Qui Saturno ti chiede impegno per realizzare le tue potenzialità e risorse, mentre Nettuno ti aiuta anche nel senso evoluto ad avere ispirazioni da poter creare attraverso i tuoi talenti, e la sfida è smetterti di sentirti vittima delle circostanze economiche per diventare creatrice della tua o creatore della tua abbondanza. E qui vediamo la differenza delle reazioni con risultati chiaramente molto diversi. E qui mi riferisco alla reazione del lato involuto e la seconda risposta è la reazione evoluta, quindi due effetti molto contrastanti tra di loro, e il lato evoluto chiaramente porta alla costruzione dei propri ideali e nel tuo caso, amico dei pesci, eh, se scegli la versione evoluta, chiaramente perché è una libera scelta di ognuno di agire come secondo si sente dentro e che cosa vuole scegliere.
ma dalla parte evoluta diventi proprio un creatore capace di aumentare la tua sicurezza finanziaria. E passiamo proprio al dettaglio. In astrologia la seconda casa è la tua cassaforte. Nel lato involuto Marte può diventare un accumulo ansioso, paura di mancare o avidità improvvisa quando spendi impulsivamente per riempire magari un vuoto, ti agiti per ogni centesimo che magari si disperde, diventi possessiva magari verso persone o cose, oppure semplicemente reagisci con rabbia se qualcuno mette in dubbio il tuo valore. Ricorda che sempre una persona intelligente, evoluta, conosce perfettamente il proprio valore. E qui cito una frase di Totò che disse Signori si nasce, ed è una verità straordinaria questa del grandissimo Totò. Qui l'energia si disperde cercando di trattenere l'acqua tra le mani, generando instabilità economica e anche un senso di vuoto, mentre l'opposto si ha come risposta nel lato evolutivo, se scegli di usare la parte evolutiva. Qui Marte diventa il creatore di abbondanza e si cambia veramente musica. Usi questa energia per lanciare un progetto, chiedere un aumento o investire su te stessa con coraggio e determinazione. Riconosci che il tuo valore non dipende dal denaro, ma dalla forza della tua anima. Usi la disciplina di Saturno, perché anche Saturno è in Ariete, per gestire le finanze con rigore e oculatezza, e usi anche, diciamo, la visione di Nettuno per avere la giusta intuizione per aumentare le tue entrate. E usi, diciamo, hai una visione per capire che la vera ricchezza fluisce quando ti liberi dalla paura, diventi capace di manifestare nella materia ciò che prima era solo magari un'intuizione spirituale. E il messaggio universale è chiaro. Questa data del 10 aprile con l'ingresso di Marte in Ariete ti invita a guardare le tue mani e il tuo cuore, chiedendoti cosa stai offrendo al mondo e quanto valore stai dando a te stesso. La vera forza non sta nel possedere, ma nel generare valore dal nulla attraverso la propria intenzione. Lascia che ogni tua azione sia come un seme di fuoco che feconda la terra. Taglia tutto quello che è inutile, tutto quello che ti appesantisce, è diventato veramente molto pesante da portare avanti come, diciamo, come un fardello inutili, che magari sono legati al successo, al denaro. Integra la tua sensibilità con la fermezza di chi sa stare con i piedi ben a terra, radicati nella nostra madre Gaia, proprio sulle proprie gambe. Sei un canale tra cielo e terra, agisci con la dignità di chi sa di meritare abbondanza in ogni forma. Passiamo al piccolo mantra di potere che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io riconosco il mio immenso valore. Io manifesto l'abbondanza con coraggio. Io trasformo i miei sogni in realtà concreta. Con questo abbiamo chiuso i 12 segni, l'intero zodiaco, ed il momento di agire è ora, perché il 10 aprile non è solo una data, è un portale di attivazione. Marte in Ariete non bussa alla porta, la batte proprio a cornate, le sfonda, ricordandoti però che tu sei la forza motrice del tuo destino, che, che tu stia purificando il passato, elevando la tua voce o costruendo il tuo successo. L'universo non aspetta chi esita. Scegli di passare dall'uso involuto a quello evoluto di costruttore.
trasforma la reazione in intenzione, il conflitto in creazione. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di agire nel presente agendo con la saggezza del cuore. Non perdere però la tua guida. Se questo viaggio attraverso le 12 case ti ha dato chiarezza, non lasciarlo evaporare nel rumore quotidiano. Rimani sintonizzato sulla frequenza del cambiamento. Condividi questo post con un'anima che ha bisogno di ritrovare il proprio guerriero interiore. Salva questa guida per rileggerla nei momenti di dubbio. È la tua bussola per il 2026 e ti rimando anche alle guide astrologiche che metterò nel link in descrizione con le date ben precise, gli aspetti, diciamo, le tensioni e le facilitazioni proprio con tutte le date possibili per tutto il 2026 lo troverai sotto con la descrizione il link, che sono le guide astrologiche per il 2026. Iscriviti, seguimi e per non perdere le prossime attivazioni astrologiche ma anche spirituali. Un arrivederci a presto da Caterina e un augurio stellare a tutti quanti.